Atelier Jean Nouvel è una firma che vanta progetti a livello mondiale, dagli Emirati a Miami. E volevamo sapere quali sono, a tuo parere, le differenze tra i progetti che troviamo a livello europeo, dove il tema della preesistenza del vincolo paesaggistico e storico è molto presente, rispetto a quelle in altre parti del mondo. Penso che almeno il nostro studio fa soprattutto progetti che sono molto legati alla cultura e al sito in cui sono. Quello che facciamo in Asia o nel Golfo non è lo stesso che possiamo fare a Miami o in Italia. Quindi da una parte, diciamo, c'è la lettura della cultura e del cliente per cui lavoriamo, e quindi c'è uno studio approfondito di quello che è il posto, il luogo in cui ci andiamo a mettere, anche per creare un senso di appartenenza a quel luogo stesso lì. Quello che mi trovo che nell'esperienza degli anni che è cambiato molto sono i contesti normativi, per cui sia da un punto di vista energetico o per esempio di protezione personale, parapetti, balaustre, eccetera, eccetera, l'inquadramento normativo è quello che poi condiziona in qualche modo la libertà di esprimersi da un punto di vista architettonico, e quindi c'è l'adeguamento ai vari vincoli e le varie situazioni in cui uno si trova in un contesto storico magari di carattere più legato alle preesistenze, ma in altri contesti più legati a caratteri ambientali o energetici o di sicurezza personale. E il Louvre di Abu Dhabi, parlando di progetti a livello internazionale, è uno di quelli più iconici e ad alta componente di sperimentazione tecnica seguito dallo studio. E volevamo sapere qual è stata la sfida più significativa e più impattante che hai affrontato nella tua collaborazione con Atelier Jean Nouvel. Allora, ci sono, diciamo, due ordini di sfide. Alcune sono state sfide di processo, cioè riuscire a risolvere tutti i vincoli dati dalla situazione, dal contesto in cui siamo, e a volte invece sono state sfide di carattere strutturale o tecnico. Abbiamo lavorato su una fabbrica per un'importante impresa italiana dove i carichi proprio che dovevano essere supportati dalla struttura erano molto impegnativi e che andavano anche, diciamo, gestiti in corso di progettazione, perché ci sono state delle esigenze diverse che sono venute ad esserci, e quindi anche l'essere capaci di rispondere in maniera corale come team e in maniera rapidi a un contesto e di dati che sono in movimento. Quindi penso a livello di sfida è soprattutto la capacità di rispondere coralmente come team a un cambiamento di scenario in atto. Un progetto in continua evoluzione praticamente. E un altro elemento dell'architettura di Atelier Jean Nouvel è la lucida e rigorosa pianificazione dell'esperienza percettiva dell'utente. E in questo caso volevamo sapere come le tecnologie di produzione industrializzata, come può essere l'off-site, vadano ad impattare e si coordinino anche, come stavi dicendo, con i risultati architettonici e alle aspettative dello studio stesso. Credo che ci sia una risposta che è fantastica, ed è la prototipazione, perché è caro. Forse la possiamo spiegare un pochino, nel senso che andiamo a realizzare dei non mock-up, perché c'è confusione fra il termine mock-up e prototipo, ma dei veri prototipi uno a uno, che sono come il pezzo zero che realizziamo in toto prima di andare a fare il cantiere. Prezzo zero vuol dire che l'architetto, il costo, la committenza, l'impresa realizzatrice, tutti si trovano a essere d'accordo su quel pezzo di facciata, che è un pezzo di edificio uno a uno che andiamo a realizzare, e, come dire, diventa anche un benchmark qualitativo rispetto al quale qualsiasi operazione di cantiere può far riferimento come standard qualitativo a cui fa riferimento. Quindi questo assolve da una parte a
diciamo, delle verifiche più così sensoriali, empatiche, di colore, è il colore giusto, è la reazione giusta, ma anche da un punto di vista di tempi di tempi di fabbricazione e di tecniche realizzative, quando ci sono più imprese che collaborano insieme e devono andare a realizzare un unico pezzo fuori fabbrica prima di andarlo a inserire in cantiere. Questo ti dà una simulazione reale di quello che sarà poi la moltiplicazione degli infiniti pezzi che andrai a montare, insomma. In questo caso, per esempio, per la copertura del Louvre di Abu Dhabi si era seguito questo percorso, intendo per la parte dell'acciaio con i diversi layer, che se non sbaglio erano 8. Era stato seguito un percorso di questo tipo, o comunque per un progetto così complesso, con anche una portata, non ricordo le tonnellate effettive, ma veramente rilevanti, che processo si era seguito? Allora, una piccola premessa, perché non voglio togliere chiaramente diciamo, il merito ai miei colleghi che hanno eseguito il progetto. Io non ho lavorato direttamente sul Louvre di Abu Dhabi. La prototipazione lì è stata appunto tale che è stato realizzato un edificio intero nel deserto con un pezzo di copertura messa all'altezza reale in cui sarebbe stata, e hanno fatto delle prove non tanto da un punto di vista strutturale, ma c'è sempre questo elemento di magia, di esperienza nel fruirle le architetture, e quindi capire se quell'effetto della luce che filtrava sarebbe stata effettivamente reale e possibile andava sperimentato realmente. Quindi non solo hanno fatto un prototipo, ma hanno costruito un edificio per fare il prototipo. E diciamo, il consulente con cui si è lavorato è Transolar, che hanno fatto anche un prototipo a una Biennale di Venezia, non mi ricordo esattamente quale, in cui c'era questa idea della rain of light, della pioggia di luce. È stata diciamo prototipata anche da un punto di vista proprio di effetto visivo, di effetto illuminotecnico.